Partiamo dalla biga, un preimpasto secondo me fondamentale per ottenere un ottimo pane integrale. Ci basterà versare l'acqua in ciotola, unire il lievito e scioglierlo. Aggiungiamo tutta la farina e poi con una forchetta mescoliamo. Sto utilizzando una forchetta perché la nostra biga non ha bisogno di essere impastata, l'importante è che tutta la farina sia ben idratata. Copro con pellicola e lascio maturare la mia biga per 10 ore a temperatura ambiente. Sono passate 10 ore, la nostra biga è perfettamente gonfia ed amalgamata, partiamo con l'impasto. Verso in ciotola metà dell'acqua, un cucchiaino di malto e ci spezzetto dentro la biga, così sarà più facile incorporarla. Una grossolana mescolata e posso unire le farine. Ho scelto di usare metà integrale e metà tipo 2. Con l'aiuto di un tarocco cominciamo ad amalgamare. Appena vedete che è stata assorbita, cominciamo ad aggiungere l'acqua piano piano. Non tutte le farine sono uguali, ognuna assorbe l'acqua in maniera differente, quindi il mio consiglio è di aggiungere l'acqua appunto piano piano. Mancano pochi grammi d'acqua, posso unire anche il sale. L'impasto sta prendendo forma, io uso questo metodo di tirare e portare al centro. Quando sento che l'impasto è bello amalgamato, lo trasferisco sul piano da lavoro e inizio a dare le classiche pieghe. Ognuno ha il suo metodo, ognuno ha la sua forza, ci si può aiutare anche col tarocco. Se dovesse essere troppo appiccicoso non aggiungete farina, basterà lasciarlo riposare sotto ciotola per qualche minuto. L'impasto è quasi pronto, come vedete non appiccica più. Un'ultima pirlatura, lo trasferisco in ciotola e copro con pellicola. Adesso lasciamo lievitare il nostro impasto per un'ora a temperatura ambiente, dopodiché altre 16 ore in frigorifero. Il nostro impasto ha raddoppiato, lo trasferisco sul piano da lavoro con una spolverata di farina. Gli diamo qualche piega e poi gli diamo una forma sferica. Perfetto. Prendo una ciotola, inserisco un canovaccio, una bella spolverata di farina, così l'impasto non si attaccherà. Ora con l'aiuto di un tarocco ribalto l'impasto, do un'altra spolverata di farina e molto delicatamente lo copro. Questo è un metodo casalingo per sostituire il cestino da pane. Se ne avete uno in casa, usate tranquillamente quello. Ora lascio lievitare per 3 ore a temperatura ambiente. Ultima lievitazione terminata. Come potete vedere, il nostro impasto ha raggiunto il bordo della ciotola. Lo ribalto su carta forno, piano piano lo libero, pratico un'incisione in superficie, recupero dal forno la pentola, che ho lasciato scaldare per 30 minuti, e ci trasferisco dentro l'impasto. Se non avete una pentola come la mia, andrà benissimo una pentola da forno. Copro con il coperchio e possiamo infornare. Forno statico 250 gradi per una cottura totale di 55 minuti. Passati 30 minuti toglierò il coperchio alla mia pentola per far dorare per bene la crosta del pane. Il pane è pronto, non ci resta che tagliarlo. Sentite che bel rumore? Super crosta. Vi lascio qualche informazione utile su come gestire al meglio il tempo per la realizzazione di questa ricetta. Alle 8 di mattina si parte con la biga, alle 18 si impasta e alle 20 si mette in frigorifero. Il giorno dopo alle 12 si forma il pane, alle 16 si cuoce e dopo 55 minuti si può sfornare e assaggiare. Buonissimo, croccantissimo. Ciao!